ricordate l'applicazione di Huncher per iOS che ho portato sul canale, l'applicazione che poteva e può tuttora migliorare le vostre foto e video a livello cinematografico, visto che contiene all'interno un sacco, ma dico un sacco, di preset che emulano varie pellicole cinematografiche e fotografiche. Ecco, adesso in questo nuovo video andremo a vedere un aggiornamento importante che inserisce una funzione che forse mancava. Infatti inserisce il crop, ma inserisce anche altri aggiuntivi preset, che sono 18 in questa versione, poi ne sono stati aggiunti mano a mano nelle altre versioni precedenti. Ma andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Ovviamente prima vi chiedo di iscrivervi al canale, azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Siete pronti? Via! Bene, come possiamo vedere proprio in quella schermata, come vedete è questo aggiornamento. Vedete, aggiunge ovviamente questa funzione molto importante secondo me, il crop, e poi aggiunge ben 18 preset. Quindi io l'ho già fatto ovviamente l'aggiornamento, lo vado a lanciare e vediamo innanzitutto come si installano gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti si installano così, vedete che viene fuori questa schermatina sotto questo bottone, bisogna cliccarci sopra per poter installare ovviamente i preset aggiuntivi. Ecco, i preset aggiuntivi adesso non so di preciso cosa sono, ma ovviamente fanno parte della schermata principale. Cosa sono preset? Non sono diciamo le pellicole, ok? Sono preset, sono le colorazioni. Poi alla fine questi qua sono LUTs, ok? Alla fine dei conti. Quindi sono stati aggiunti. Adesso io andrò a provare ovviamente il crop innanzitutto, perché è quella cosa che mi preme di più. Andiamo a cercare una foto, io andrò a cercarla dentro preferiti. Dove stanno i preferiti? Favoriti si chiamano qua. Andiamo a cercare una foto più o meno bella, ci sono i fiorellini. Ecco, c'era questa qui che avevo già adocchiato, ma come tutte le questa qua è una torta, mi sembra tempo di mangiare qua, ragazzi. Ok, questa è una torta, quindi è stata aggiunta la funzione crop. Dove la troviamo? La troviamo ovviamente in edit, ed è la prima voce che proprio, se scorrete ovviamente in là, ok, tutto in là, vedete la prima voce proprio al forma di, e c'è scritto anche crop. Quindi quando ci clicchiamo sopra, cosa succede? Si apre quest'altro menu. Innanzitutto abbiamo già preset già pronti. Se ovviamente clicchiamo in questo menu, vedete esce ovviamente un sacco di preset, quindi possiamo scegliere quello che vogliamo. Ovviamente non so, scegliamo ok, abbiamo scelto 1-1, vedete che è stato ridimensionato, però possiamo ovviamente prendere le manigliette e andare a focalizzarci su una, praticamente una porzione di foto. Io la rimpicciolo ancora, non so se perderà di qualità, però diciamo ci piace lo stesso. Ecco, il crop è stato fatto, abbiamo l'undo ovviamente per tornare indietro, e abbiamo, se ovviamente non ci piace la modifica che abbiamo fatto, e abbiamo questi comandi qui. Questo è un comando importante perché cliccandolo ripristina l'immagine, quindi in questo momento non è distruttiva. Poi abbiamo i comandi soliti, ok? Quello che ruota l'immagine, abbiamo quello che ovviamente flippa l'immagine, questa è orizzontalmente, vedete? Ok? E poi la rimettiamo a posto, e poi praticamente basta. Questo qua è il livello, ok, di rotazione, se vogliamo dare una rotazione alla nostra foto. Bene, vedete che esce fuori ovviamente una specie di regola dei terzi, quindi abbiamo anche l'opportunità di appoggiarci alle griglie, ok? Facciamo così e andiamo a prendere questo. Bene, si torna indietro e i preset sono stati ovviamente aggiunti. Ora andiamo a vedere se in qualche modo è possibile ovviamente vedere dove sono i nuovi preset. Non si riesce a capire i nuovi preset quali sono, però sicuramente chi ha usato recentemente l'applicazione si ricorda quali sono. Ecco, vedete, io mi perdo sempre in
questa applicazione qua, perché vado a vedere praticamente tutti i vari preset e sono veramente veramente belli. Ci sono certi che proprio questa immagine la migliorano tantissimo. Ok, poi bisogna, si va un po' a gusto, ok, un po' l'UX, la colorazione diciamo è un po', va anche a gusto, però diciamo che già questa immagine non è niente male. Bene, finisce qua questo mini tutorial, questo mini aggiornamento dedicato ad Anchor. Non so chi di voi l'ha utilizzata, chi di voi la utilizza, però vi faccio, ovviamente vi rinnovo che serve a colorare ovviamente le nostre foto, le mie, vabbè, le mie sono le mie, le vostre sono le vostre o i vostri video, a dargli una colorazione, ok, cinematografica, se non volete perdere tempo con programmi più complessi. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, questo mini video, io sono abituato a video più lunghi, ovviamente condividete questo video con i vostri amici e ovviamente vi invito sempre alla fine a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, la linea a Io Studio.